Ciao a tutti, pace e illuminazione, come state? Grazie come sempre per tutto l'interesse che dimostrate per queste mie guide. Grazie a tutti coloro che lo condividono sui loro gruppi WhatsApp, sui loro social. Grazie perché davvero così mi date la possibilità di arrivare a più persone possibili. Io lo dico non per me, non ho queste manie di protagonismo. Io lo dico perché, come sai, io non faccio altro che riportare ciò che dice Nietzsche o ciò che c'è scritto nel Sutra del Loto. Quindi questa è la cosa bella. Questa è anche la diversità di questo canale. Negli altri canali voi trovate, non so, la lettura del Gauche, la lettura del tale capitolo della rivista, ma io credo che sia bello, credo che sia utile, importante discutere di questi insegnamenti alla base di tanti anni di esperienza sia come monaco che come laico. Non ho queste manie di protagonismo perché se avessi manie di protagonismo non avrei cominciato a fare quello che faccio, perché voglio dire, insomma, anche no, perché ti trovi a vivere delle situazioni che sono veramente strane. Io, ad esempio, facciamo così, vai. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, facciamo il nostro bel rito, accendiamo e offriamo un frammento di incenso al gonzo. Ecco qua. Ma una delle situazioni che ti dicevo, ti trovi davanti, è quella. Io in uno di questi miei video ho fatto vedere il certificato della cerimonia Kaigen d'apertura degli occhi. Qual è? Lo ripetiamo. È la cerimonia che trasforma un mandala in un gonzo. Senza quella cerimonia rimane un mandala ma non è un gonzo. E molti mi avete scritto dicendo ma come mai io faccio parte della Soka Gakkai da 20 anni e non ho il certificato della cerimonia di Kaigen. Allora, intanto qui lo stupore va alle stelle, perché se stai dentro da 10 a 20 anni dovresti sapere una cosa fondamentale per la Soka. Attenzione. La Soka dice che il Gonzon viene attivato dalla fede, non quindi quello che dice Nichiren, che viene attivato dalla cerimonia d'apertura degli occhi. Ma attenzione, perché dice questo? Perché non fa più la cerimonia d'apertura degli occhi, perché dal 1991, quindi da dopo che è stata scomunicata dalla Nichiren Shoshu, la scuola madre, la navicella madre, la Soka Gakkai è figlia della Nichiren Shoshu, la Nichiren Shoshu ha ritirato tutti i gonzon che aveva dato a tutti i credenti della Soka e di conseguenza la Soka, non avendo più la parte dottrinale, cioè il clero, non ha più svolto la cerimonia d'apertura degli occhi. E lì è nata questo pilastro, chiamiamolo così, della loro dottrina, che il gonzo viene attivato dalla fede. Ma prima non era così. Prima, anche per la Soka Gakkai, il gonzo era come dice Nichiren, doveva essere cerimoniato. Poi non avendo più la possibilità di avere dei gonzon cerimoniati, allora ha detto che il gonzo viene attivato dalla fede. Ma anche questa cosa qua, io voglio dire, siamo tutti, come si dice, maggiorenni e vaccinati. Anche credere a questa cosa qua, io capisco che molti di voi siano neofiti, cioè non abbiano magari approfondito determinate cose, ma è una cosa che è veramente, non so come definirla, comica.
pigliamo così. Il Buddha ha detto che non importa quanto e a cosa tu credi, se non fai la cosa giusta, le cose giuste, le cose non funzionano. Lui ha portato l'esempio, dice non conta che tu creda che il bue ti dà latte, non avrai mai il latte se tiri le corna del bue, capisci? Cioè, mettiamola in un altro modo, mettiamola ai giorni nostri, non importa che tu creda che la strada che stai percorrendo sia quella giusta, se la strada non è giusta, non ti porta nel posto dove vuoi. Quindi questa cosa qua della fede, credere a questa cosa qua della fede, è una cosa. Ma poi c'è tutta la parte lì, la parte cicciosa, la parte che veramente dovrebbe spiegare, ma probabilmente non lo fa perché non c'è la necessità di spiegarlo, perché tutti credono a queste cose qui, no? C'è la parte dottrinale. Per Nichiren le cose non stanno così. Tu non troverai mai in un gosho di Nichiren dove il maestro dice che il gonzo viene attivato dalla fede del credente, perché lui ha detto l'esatto contrario. Ora, vi dicevo prima, non si capisce come mai gente che praticano da anni e anche decenni, ad esempio, possono credere a questa cosa qua. Perché dico questo? Perché uno dei più grandi trattati di Nichiren si chiama Kaimokusho in giapponese e in italiano più o meno si potrebbe tradurre trattato sull'apertura degli occhi. È un trattato fondamentale per comprendere l'insegnamento di Nichiren. Uno, perché è stato fatto dopo l'esilio a Sado, e abbiamo visto nei video precedenti quanto questo sia importante. Due, perché ci sono dei punti che sono veramente fondamentali, che non si capisce come mai, cioè, non siano letti o studiati dai credenti Soka, anche se ti dicono magari sì, noi lo conosciamo, sì, magari ultimamente in un commento mi è stato anche citato, come dice nel Kaimokusho, e una riga prima ha detto il gonzo che è attivato dalla fede. Allora, nel Kaimokusho Nichiren dice: nel caso in cui si voglia stabilire un oggetto di culto è necessario che venga svolta la cerimonia di apertura degli occhi. Questo è ciò che conferisce vita all'oggetto di culto, permettendo al Buddha di manifestarsi in esso. Se questa cerimonia non viene svolta, l'oggetto di culto non è che un pezzo di legno o un pezzo di pietra, nel caso di Nichiren, un pezzo di carta. Solo la cerimonia d'apertura degli occhi trasforma l'oggetto in oggetto di culto. In un altro punto, Nichiren dice che un oggetto di culto che non ha ricevuto la cerimonia d'apertura degli occhi è un rifugio per i demoni, non per i Buddha. Ora mi dico, e te lo dico anche a te. Ma allora, per la Soka Gakkai, che ha eretto Nichiren a Buddha, se proprio loro non ascoltano nemmeno quello che Nichiren ha detto, e allora siamo rovinati. E vedi, bisogna fare una distinzione, bisogna che tu sappia, bisogna che alla fine poi uno faccia poi i conti con se stesso, no? La Soka nel corso degli anni ha cambiato tante cose a seconda del periodo storico che stava vivendo l'organizzazione, no? Come ti dicevo, prima era associata alla Nichiren Shoshu e c'era la cerimonia d'apertura degli occhi, non andava a dire in giro questa panzanata qui della fede, no? Pensa che addirittura la Nichiren Shoshu non consacra soltanto il mandala, ma consacra addirittura anche i jutsu. Di conseguenza ti puoi immaginare. Ma poi ci sono anche altre cose, tipo il Daigonzo. Prima nelle preghiere finali c'era il ringraziamento al Daigonzo delle 3 leggi segrete. Poi dopo che la Nichiren Shoshu ha chiuso il tempio ai credenti della Soka Gakkai, allora hanno cambiato anche la preghiera in fondo
al libretto. Ma nel corso degli anni non ha cambiato solo questo. Ha anche addirittura cambiato il gonghio. 30 anni fa la Soka Gakkai, il gonghio della Soka Gakkai era come quello della Nichiren Shoshu, che è un po' complesso. Perché? Perché si recita 5 volte alla mattina e 3 volte alla sera il Sutra del Loto. Quindi ogni volta, per ogni preghiera, si recita il Sutra del Loto. Per la seconda preghiera si recitava tutto l'intero libretto, quindi non solo il Jigage, ma anche proprio tutta la parte in versi. Poi, per venire incontro ai membri, ai credenti, per fare in modo che insomma, non gli impegnasse troppo e quindi l'adesione all'organizzazione fosse più semplice, ha schiacciato il gonghio, no? E adesso da un po' fanno soltanto l'Oben, una parte dell'Oben si ferma nei 10 fattori e poi il Jigage, la parte in versi del capitolo Giurio. Quindi, voglio dire, è un modus operandi della Soka. Io dico questo perché alle volte mi arrivano dei messaggi che mi chiedono: ma perché critichi la Soka? Vedi, io non critico la Soka perché a me della Soka Gakkai non importa niente, ma dal momento in cui viene fuori o si pensa che ciò che dice la Soka è per eccellenza, a prescindere, quella è la dottrina di Nichiren, e no, devo per forza di cose fare qualcosa, no? Perché, insomma, voglio dire, abbiamo visto, t'ho letto la parte del Gosho, non t'ho letto la lettera a Babbo Natale o una parte di un mio libro, ti ho letto la parte del Gosho. E voglio dire, come mai, dopo 10 anni, dopo 20 anni, visto che siete discepoli della Soka Gakkai, non sapete o continuate a credere queste cose qua? Perché vedi, nei commenti alle volte esce fuori che cosa? Qualcuno che dice non è vero quello che dici, perché in realtà è così. No, bisogna che... Vedi, io so che ci sono, che guardano, che seguono i miei video, anche degli altri responsabili della Soka Gakkai, lo so perché mi scrivono, quindi lo so bene. Tra l'altro qualcuno mi fa anche i complimenti e mi dice che non, comunque mi manifesta il fatto non dire niente, non dire il mio nome, o magari si presentano con altri nomi o via discorrendo, per paura che poi avere qualche problema all'interno dell'organizzazione, che potrebbe essere anche ovvio, no? Quindi io dico, mi rivolgo a loro, ditelo ai discepoli, ai vostri compagni di fede, che ciò in cui voi credete è ciò che dice la Soka, non ciò che non è la dottrina di Nichiren per eccellenza, hai capito? Io capisco che per amore dell'organizzazione voi dobbiate raccontare che siete la scuola numero 1 e che fuori da voi non esiste salvezza. Questa cosa qua mi fa venire molto in mente della Chiesa cattolica che diceva un tempo fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. È molto cattobuddismo quello della Gakkai, in certe sue manifestazioni, però è importante, ma per amore proprio delle persone, perché poi quando uno se ne esce con certi commenti o cose del genere, ti rendi ridicolo. Perché poi magari, io al 10° commento che ricevo così, mi stanco e dico, aspetta un attimo, forse magari è il caso che legga il Gosho, che legga il punto del Gosho, le parole di Nichiren che dicono, guarda che cosa stai dicendo, hai capito? È importante che diciate che la Soka Gakkai ha la sua dottrina. Una volta la dottrina della Soka Gakkai era la stessa dottrina della Nichiren Shoshu. Poi, dopo che si sono separati, non solo hanno gonzon diversi e fanno cose diverse, ma hanno anche una dottrina diversa. E informati, perché se ti parlo della Nichiren Shoshu poi esce fuori qualcuno che mi dice vedi, fai l'apologia della Nichiren Shoshu, capito di che scuola sei? No, io non sono della Nichiren Shoshu. Quindi cerchiamo un attimino di
di informarsi. Ti ripeto, come dicevo, siamo tutti maggiorenni e vaccinati, no? E quindi sappiamo come vanno le cose, no? Sappiamo che, voglio dire, ognuno è libero di credere a quello che vuole. E questo, fino adesso, nessuno ce lo impedisce. Però dal momento in cui tu credi che ciò in cui credi tu sia la verità e tutte le altre siano eresie, e questo non va bene. E per quanto riguarda la soca, va ancora peggio, perché c'ha sempre in bocca questo cosa in rufo, questa pace nel mondo, no? La pace nel mondo non la stabilisce dicendo c'ho ragione io, voi ci avete torto se non fate quello che dico io, o non credete quello in cui credo io, voi siete eretici. Perché per raggiungere la pace, lo sappiamo chiunque, anche le pietre, ci vuole un dialogo, ci vuole un cercare di smussare le varie cose, capisci? Non, se no questa qui, cos'è? Integralismo, supremazia, cioè, non sono cose belle. Cerchiamo un attimino di... poi sono, insomma, anche lì, ricevere commenti che mi dicono come mai c'è la soga, c'hai dell'astio verso la soga Gakkai. Ma all'inizio, sicuramente 30 anni fa, sì. Dal momento in cui ho cominciato a informarmi e che ho cominciato a vedere che le cose erano diverse, che le cose che mi erano state dette erano in un modo, le cose che leggevo nel Sutra del Loto e nel Gosho erano diverse, sì, sono stato molto, sono rimasto male, no? E di conseguenza ero molto arrabbiato, ce l'avevo sì l'astro, ma adesso sono passati 30 e passa anni, cioè, non me ne frega, non me ne può fregare di meno, non c'è astio, c'è veramente noia. C'è noia perché, insomma, voglio dire, leggete, cioè, voglio dire, ho letto il Gosho e tra l'altro uno fra i 4 perlomeno trattati più importanti di Nietzsche. Non t'ho preso un Gosho a caso, nascosto dietro alle qui e là su e giù, che non ci arrivi, o dice no, quello è il pilastro della dottrina di Nietzsche. Se non passi da lì non so che cosa tu stia praticando, quindi attenzione. Attenzione veramente perché è importante, insomma, è importante per me, ma credo che lo sia importante anche per te, rischiare di non cadere nel ridicolo, capisci? Ciao, pace e illuminazione. Mi raccomando, come sempre, continuate a seguire Casa Tyson che ci sta dando molta soddisfazione. Questo episodio qua di Casa Tyson sarà molto particolare perché nel frattempo sabato c'è stato il compleanno di Laura, quindi ci sono venuti a trovare i soliti amici, abbiamo riso, scherzato, abbiamo passato un bel pomeriggio, ognuno raccontando le proprie vicende. Amici che come sempre ringrazio anche loro. Ciao a tutti, pace, illuminazione, ci sentiamo la prossima settimana come ogni lunedì. Ci vediamo qua alle 8.